Lezione 1. Importanza dell'assistenza medica. Ovviamente, il lavoro di Medici Senza Frontiere è estremamente importante. Davvero? I volontari di questa organizzazione sono davvero eroici e forniscono assistenza medica fondamentale nelle zone di crisi. Ammiro il loro impegno, ci vuole una persona speciale per fare un lavoro del genere. Assolutamente sì! Spesso affrontano situazioni difficili, eppure continuano ad aiutare chi è nel bisogno. Non riesco nemmeno a immaginare il peso emotivo che ciò può avere su di loro. Richiede certamente un'immensa resilienza e compassione. Forse dovremmo sostenere i loro sforzi. Ottima idea! Potremmo organizzare una raccolta fondi o una campagna di sensibilizzazione. Sì, sensibilizzare sul loro lavoro potrebbe ispirare altri a dare il loro contributo. Ecco come avere un impatto positivo sul mondo, un passo alla volta. Lezione 2. Stress e cura di sé. Mi sento stressato per i miei prossimi esami, sembrano incombere su di me. Fai dei respiri profondi, ti sei preparato bene ed è fondamentale avere fiducia nelle tue capacità. Grazie. Spesso mi dimentico di respirare quando mi sento sopraffatto. Lo facciamo tutti. A volte, una semplice pausa può fare miracoli per il nostro stato d'animo. È vero. Forse dovrei integrare più tecniche di rilassamento nella mia routine. Assolutamente sì! La meditazione o anche una breve passeggiata possono aiutare a schiarire la mente. Mi riprometto di ritagliarmi un po' di tempo per me stesso in mezzo a questo caos. Sembra un piano saggio. Ricorda, il tuo benessere è importante tanto quanto i tuoi studi. Ecco come bilanciare efficacemente lavoro e cura di sé. Lezione 3. Esigenze della moda. Ho bisogno di jeans alla moda e di magliette casual da indossare tutti i giorni. Sembra un'ottima idea. Un guardaroba versatile rende vestirsi molto più facile. Esatto. Mi ritrovo spesso a fissare un armadio pieno, ma ho la sensazione di non avere nulla da indossare. Capisco. È fondamentale avere capi essenziali che possano essere abbinati e combinati. Forse dovremmo andare a fare shopping insieme, mi farebbe comodo qualche consiglio di moda. Ne sarei felicissima. Fare shopping con un'amica rende sempre tutto più piacevole. Inoltre, potrei aver bisogno di un secondo parere su cosa mi sta meglio. Assolutamente sì. Sono sicuro che troveremo dei pezzi fantastici adatti al tuo stile. Vi auguriamo un'avventura di shopping di successo. Lezione 4. Affrontare le sfide. In ogni situazione, è contenuta in una via d'uscita fondamentale. Prospettiva interessante. Stai suggerendo che c'è sempre una soluzione a ogni problema? Esatto. Bisogna cercare la via d'uscita, in qualsiasi dimensione economica, sociale o politica si tratti. Questo è un pensiero profondo. Implica che le sfide possono portare crescita e cambiamento. Certo. Accettare le difficoltà potrebbe condurci a soluzioni innovative. Di fronte alle avversità è fondamentale mantenere una mentalità aperta e adattabile. Assolutamente. Forse dovremmo iniziare a vedere gli ostacoli come opportunità mascherate.
Sono pienamente d'accordo. Coltiviamo una mentalità che accolga le sfide. Ecco come trovare la via d'uscita da ogni tempesta che ci si presenta. Lezione 5. Cambiamento di governo. Il governo deve cambiare, abbiamo bisogno di un nuovo governo per un nuovo secolo. Sono d'accordo. È fondamentale che la leadership si evolva per soddisfare le esigenze della società moderna. Abbiamo bisogno di leader che siano abbastanza umili da non cercare di imporre idee obsolete. Esatto. Nuove prospettive possono stimolare il progresso e l'innovazione. Quali ritieni siano le qualità più importanti che i nuovi leader devono possedere? Credo che l'empatia e l'adattabilità siano essenziali nel mondo frenetico di oggi. Assolutamente sì. I leader devono entrare in contatto con le persone che servono e rispondere ai loro bisogni. È inoltre fondamentale che incoraggino la partecipazione e l'inclusività nella governance. Ecco come immaginare un futuro con leader che ispirano e uniscono. Lezione 6. Gestire i conflitti. Sì, ho avuto la mia giusta dose di conflitti sul posto di lavoro. E tu? Hai qualche consiglio su come gestirli in modo efficace? Ho imparato che è fondamentale affrontare i conflitti tempestivamente. Sono pienamente d'accordo. Rimandare le discussioni spesso porta a malintesi. Esatto. Trovo anche che affrontare i conflitti in modo diplomatico possa dare risultati migliori. Sì, è fondamentale comunicare apertamente, mantenendo un atteggiamento rispettoso. Forse dovremmo esercitarci in alcuni scenari di gioco di ruolo per migliorare le nostre abilità. Sembra un'idea divertente e pratica. Imparare attraverso la pratica è efficace. Insieme diventeremo esperti nella risoluzione dei conflitti. Lezione 7. Terreni pianeggianti e agricoltura. Il territorio è piuttosto pianeggiante e non è circondato dall'acqua. Sì, ho sentito dire che in Saskatchewan coltivano grano, il che è affascinante. Assolutamente. I vasti campi che si estendono nel paesaggio sono davvero impressionanti. È straordinario come un terreno così pianeggiante possa produrre raccolti abbondanti. Esatto. Le condizioni climatiche del terreno devono essere ideali per l'agricoltura. Posso immaginare la bellezza del grano odorato che ondeggia nella brezza durante la stagione del raccolto. Deve essere uno spettacolo da vedere. Forse dovremmo andarci durante il periodo del raccolto. Sembra fantastico. Abbiamo potuto assistere all'intero processo in prima persona. Eccoci alla scoperta delle meraviglie dell'agricoltura e della bellezza della natura. Lezione 8. Programmi impressionanti. Sembra un programma impressionante. Come fai a riuscire a incastrare tutto? A dire il vero, faccio fatica a trovare il tempo per le attività regolari. Capisco. Trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata può spesso sembrare difficile. Esatto. A volte vorrei avere un'ora in più al giorno tutta per me. Forse dovremmo stabilire delle priorità per i nostri compiti e stabilire dei limiti per il nostro tempo. Sembra un approccio saggio. L'organizzazione può portare a una maggiore efficienza. Sì. Sosteniamoci a vicenda per creare programmi più gestibili.
Mi piacerebbe molto. Insieme possiamo trovare il tempo per ciò che conta davvero. Ecco come trovare l'equilibrio e godersi la vita più pienamente. Lezione 9. Produttività e recupero. Assolutamente sì. Per essere produttivi è fondamentale prendersi 1 o 2 giorni di riposo per il recupero muscolare. Sono completamente d'accordo. Senza recupero, il nostro corpo non può dare il massimo. Come fai a restare motivato per assicurarti di prenderti davvero quei giorni di riposo? Mi ricordo quanto mi sentirò più forte dopo aver lasciato guarire i miei muscoli. Ottima strategia. Spesso mi sento in colpa quando mi prendo una pausa. Capisco, ma anche gli atleti si prendono una pausa per permettere al loro corpo di recuperare. Esatto. Forse dovrei iniziare a considerare i giorni di riposo una parte necessaria del mio allenamento. Sì, è tutta una questione di equilibrio, lavorare sodo e poi prendersi il tempo per recuperare. Adotterò la tua prospettiva. Ecco a voi muscoli più forti e un allenamento più intelligente. Lezione 10. Gestione del tempo. Oh, ultimamente è una sfida. Ho la sensazione di non avere mai abbastanza tempo per me stessa. Mi ci ritrovo benissimo. La vita ha il potere di accumulare responsabilità, non è vero? Esatto. Mi chiedo spesso se dovrei assumere un time manager per tenermi sulla buona strada. Un time manager sembra un ottimo investimento. Ti pagherò con caffè e gratitudine. Esatto. Forse dovrei fare dei colloqui per la posizione. Immaginatevi curriculum, esperto nella gestione delle perdite di tempo e della procrastinazione. Assumerei sicuramente chi afferma di padroneggiare l'arte dell'equilibrio. Sì, credo che dovremmo riflettere su come ricavare più tempo per noi stessi. Un'idea fantastica. Creiamo un piano per dare priorità a noi stessi in mezzo al caos. Lezione 11. Impatto dei social media. Sono d'accordo, il loro utilizzo delle piattaforme dei social media è encomiabile. Assolutamente sì, può essere uno strumento potente per la connessione e la creatività. Certo. Alcune persone riescono a ispirare migliaia di persone con un solo post. Sì, è incredibile come una sola foto possa dare vita a un movimento o a una tendenza. A volte mi chiedo se potrei mai creare contenuti che abbiano così tanta risonanza. Non lo saprai mai finché non ci provi. Forse hai un talento nascosto che aspetta solo di essere scoperto. Forse dovrei iniziare a documentare le mie avventure, un post alla volta. È un'idea fantastica. Le tue esperienze meritano di essere condivise. Eccoci ad abbracciare il mondo dei social media con entusiasmo. Lezione 12. Risoluzione dei conflitti. Qualche consiglio per gestire efficacemente i conflitti? Credo che sia meglio affrontarli in modo tempestivo e diplomatico. Ottimo consiglio. Evitare i conflitti spesso peggiora la situazione. Esatto. È come lasciare che un piccolo fuoco si trasformi in un inferno di fuoco. Preferirei di gran lunga spegnere le fiamme prima. Sì, una comunicazione aperta è fondamentale per risolvere i malintesi.
Forse dovrei mettere in pratica le mie capacità diplomatiche, iniziando dai disaccordi di minore entità. Un'idea fantastica! È un ottimo modo per rafforzare la fiducia nella risoluzione dei conflitti. Ecco come affrontare le nostre differenze con grazia e comprensione. Lezione 13. Organizzazione dell'armadio. È fantastico avere un armadio ordinato, non è vero? Assolutamente sì! C'è qualcosa di appagante negli spazi organizzati. Certamente. Riduce lo stress e rende molto più facile trovare le cose. Sì, un ambiente ordinato spesso porta a una mente ordinata. Una volta ho riordinato il mio armadio e ho trovato dei vestiti che avevo dimenticato. È sempre una piacevole sorpresa. È come fare shopping nel proprio guardaroba. Dovrei farlo più spesso. Un armadio in ordine potrebbe persino ispirare nuovi abbinamenti di outfit. Esatto! Forse dovremmo organizzare una festa per riordinare l'armadio. Mi piace tantissimo questa idea. Insieme possiamo creare uno spazio elegante e sereno. Lezione 14. Preferenze colore. Sembra carino, ma credo che preferirei qualcosa di un colore più chiaro. Capisco perfettamente. I colori più chiari spesso risultano più rinfrescanti e vivaci. Esatto. Possono illuminare una stanza e creare un'atmosfera allegra. Sì, inoltre, tendono a riflettere più luce, facendo sembrare gli spazi più ampi. L'ho notato. È come un'ingegnosa illusione ottica. Forse dovremmo esplorare insieme alcune tonalità più chiare. Un'idea fantastica. Non vedo l'ora di scoprire quali opzioni sono disponibili. Intraprendiamo questo viaggio colorato. Ecco come trasformare i nostri spazi con le tonalità perfette. Lezione 15. Budget per gli acquisti. Sembra fantastico. Quanto hai speso? Ho speso circa $50, cifra che ritengo ragionevole per quello che ho ricevuto. Davvero un ottimo affare. È sempre una soddisfazione trovare valore negli acquisti. Sono d'accordo. È una piccola vittoria quando si rimane nei limiti del budget. Assolutamente sì. Spesso mi accorgo che un po' di pianificazione può fare molto per risparmiare denaro. Sì, forse dovremmo creare una lista della spesa per assicurarci di non spendere troppo. Una strategia saggia. In questo modo, possiamo concentrarci su ciò di cui abbiamo veramente bisogno. Rendiamola una sfida divertente per rispettare il nostro budget. Vi auguriamo acquisti intelligenti e vittorie finanziarie. Lezione 16. Percorso educativo. Inizialmente ho frequentato l'università per studiare medicina, ma in seguito ho iniziato a studiare religione. Che transizione affascinante! Cosa ha spinto a un simile cambiamento di prospettiva? Ho scoperto un profondo interesse per gli aspetti filosofici della vita. È meraviglioso! Deve aver arricchito la tua comprensione dell'esperienza umana. Esatto. Credo che entrambi i campi offrano spunti preziosi sulla nostra esistenza. Assolutamente sì!
È straordinario come la diversità delle conoscenze possa plasmare le nostre prospettive. Forse dovremmo parlare anche del tuo percorso formativo, sono curioso di saperne di più. Mi piacerebbe molto condividere. L'istruzione spesso porta a percorsi e scoperte inaspettate. Eccoci qui ad abbracciare il viaggio dell'apprendimento, ovunque ci conduca. Lezione 17. Rispondere alle domande. Come hai risposto a questa domanda stimolante durante l'incontro? Ho fatto un esempio tratto da un mio precedente lavoro, che sembrava aver trovato riscontro positivo in tutti. Questo è un approccio intelligente. Gli esempi concreti spesso chiariscono idee astratte. Esatto, aiuta il pubblico a entrare in contatto con le informazioni a livello personale. Ritengo che la narrazione possa essere uno strumento potente in contesti professionali. Assolutamente sì, aggiunge un tocco umano che rende il contenuto più coinvolgente. Forse dovrei esercitarmi a integrare le mie esperienze nelle mie risposte. È un'idea fantastica. Gli aneddoti personali possono lasciare un'impressione duratura. Insieme diventeremo comunicatori più coinvolgenti. Lezione 18. Pianificazione della presentazione. Dobbiamo ultimare la presentazione oggi, è fondamentale per il nostro prossimo incontro. Ottimo! Ci vediamo tra un'ora per assicurarci che tutto sia pronto e rifinito. Sembra un piano. Porterò i dati più recenti a supporto delle nostre argomentazioni. Perfetto! Preparerò i supporti visivi, poiché gli elementi visivi possono migliorare notevolmente il nostro messaggio. Certo. Una presentazione ben strutturata può lasciare un'impressione duratura. Sì, devo ammettere che sono un po' nervoso, ma credo che ce la caveremo bene. Un po' di nervosismo è naturale. Dimostra che tieni al risultato. È vero, con i nostri sforzi congiunti non ho dubbi che faremo colpo su tutti. Eccoci qui per una presentazione di successo e per l'impatto che avremo. Lezione 19. L'importanza della consapevolezza. Il libro I versetti satanici di Salman Rushdie ha suscitato nel corso degli anni un acceso dibattito. Esatto, la sua accoglienza mette in luce la complessità della libertà di espressione. È affascinante come la letteratura possa suscitare reazioni e dibattiti così forti. Sì, serve a ricordare le responsabilità che derivano dalla libertà artistica. Mi chiedo spesso come gli autori riescano a muoversi sul sottile confine tra creatività e controversia. Deve essere una sfida, eppure, il loro coraggio di parlare apertamente è incommiabile. Forse dovremmo approfondire le implicazioni della censura nella letteratura. Sembra interessante. Esploriamo insieme il contesto più ampio di questa questione. Ecco come avviare conversazioni significative sulla letteratura e sul suo impatto. Lezione 20. L'appello di Pocahontas. La figlia dodicenne lo implorò di risparmiargli la vita, ma le sue parole non ebbero alcun effetto. È un momento toccante nella storia. L'appello di Pocahontas illustra il potere della compassione. Sì. Il suo coraggio di fronte a tali avversità è davvero fonte di ispirazione. È un
un promemoria di come i bambini possano possedere una saggezza che va oltre la loro età. Davvero. Fa riflettere sull'impatto dell'innocenza in tempi turbolenti. Posso solo immaginare le emozioni che devono aver riempito l'aria in quel momento. È una storia potente che mette in luce la complessità delle relazioni umane. Assolutamente sì! Forse dovremmo approfondire questa storia e saperne di più. Un'idea splendida. La storia ha tanto da insegnarci, se siamo disposti ad ascoltarla. Lezione 21. Accettare le contraddizioni. L'istinto del clown, non importa quanto grande sia la tempesta, mi guida attraverso contraddizioni e paradossi. Questa sì che è un'affermazione. Suggerisce un approccio giocoso alle sfide della vita. Certo. Accettare le contraddizioni permette di vivere un'esperienza più ricca. È come trovare l'umorismo anche nei momenti caotici. Esatto. La vita è troppo breve per prendere tutto sul serio. E a volte ridere è il modo migliore per superare le difficoltà. Sì. Può trasformare la tempesta più violenta in un'avventura spensierata. Sì, adottiamo questa filosofia nella nostra vita quotidiana. Un'idea meravigliosa. Accogliamo le assurdità e godiamoci il viaggio. Lezione 22. Gestione dello stress. Mi sento piuttosto stressato per i miei prossimi esami, sembrano incombere su di me. Fai dei respiri profondi, ti sei preparato bene ed è fondamentale avere fiducia nelle tue capacità. Grazie. Spesso mi dimentico di respirare quando la pressione aumenta. Succede anche ai migliori. Forse alcune tecniche di rilassamento potrebbero aiutare ad alleviare lo stress. Ottima idea. Dovrei integrare la meditazione o lo yoga nella mia routine. Sì, anche una breve passeggiata può fare miracoli per la tua mente e ridurre l'ansia. Mi impegnerò a trovare del tempo per me stesso in mezzo al caos dello studio. Sembra una decisione saggia. Ricorda, il tuo benessere è importante tanto quanto i tuoi studi. Ecco come bilanciare le nostre responsabilità accademiche con la cura di noi stessi. Lezione 23. Elementi essenziali della moda. Ho bisogno di jeans alla moda e di magliette casual da indossare tutti i giorni. Sembra un'idea fantastica. Un guardaroba versatile rende vestirsi molto più facile. Spesso mi ritrovo a fissare un armadio pieno, ma ho la sensazione di non avere nulla da indossare. Capisco. È fondamentale avere capi essenziali che possano essere abbinati e combinati. Forse dovremmo andare a fare shopping insieme, mi farebbe comodo qualche consiglio di moda. Ne sarei felicissima. Fare shopping con un'amica rende sempre tutto più piacevole. Inoltre, potrei aver bisogno di un secondo parere su cosa mi sta meglio. Assolutamente sì. Sono sicuro che troveremo dei pezzi fantastici adatti al tuo stile. Vi auguriamo un'avventura di shopping di successo. Lezione 24. Preferenze degli accessori. Mi piace che il primo modello abbia una tracolla più lunga per indossarlo a spalla o a tracolla. È una scelta molto pratica. Le tracolle lunghe spesso offrono versatilità nel trasporto della borsa.
Esatto. Preferisco poter scegliere come abbinarlo in base al mio outfit. È come avere il meglio di entrambi i mondi. Hai in mente qualche colore specifico? Sono propensa a qualcosa di neutro che possa completare diversi outfit. Una scelta intelligente. I colori neutri tendono ad essere intramontabili e facili da abbinare. Inoltre, posso evitare la seccatura di dover trovare gli accessori coordinati. Sì, esploriamo alcune opzioni che si adattano perfettamente ai tuoi criteri. Non vedo l'ora di scoprire cosa scopriremo. Lezione 25. Ordine del giorno della riunione. Ci sono altri argomenti all'ordine del giorno del nostro incontro? Sì, esamineremo il rapporto sulle vendite e discuteremo le strategie per migliorarlo. Sembra fondamentale. Analizzare le nostre performance può fornire informazioni preziose. Assolutamente sì. È fondamentale capire cosa funziona e cosa necessita di essere migliorato. Mi chiedo se dovremmo includere nella nostra discussione anche il feedback del team. Sarebbe un'ottima idea. Il contributo del team può spesso rivelare prospettive che potremmo trascurare. Inoltre, favorisce un ambiente collaborativo in cui tutti si sentono valorizzati. Sì, assicuriamoci di incoraggiare una comunicazione aperta durante la riunione. Ecco a discussioni produttive e strategie efficaci. Lezione 26. Consigli per il tappetino yoga. Sto cercando un tappetino da yoga. Avete consigli su dove acquistarne uno? Assolutamente sì. Ci sono ottime opzioni disponibili sia nei negozi locali che online. Molto utile. Preferisco un tappetino che offra una buona presa e un'imbottitura confortevole. Sì, è essenziale per esercitarsi senza preoccuparsi di scivolare. Ho sentito dire che alcuni marchi offrono tappetini ecologici, il che sarebbe l'ideale. Esatto. Sostenere prodotti sostenibili è sempre una buona scelta. Valuterò queste opzioni. Magari potremmo andare a fare shopping insieme. Mi piacerebbe molto. Un po' di shopping per l'attrezzatura da yoga sembra divertente. Ecco come trovare il tappetino yoga perfetto per la nostra pratica. Lezione 27. Ottimizzazione delle prestazioni. Ne avevo già sentito parlare, proveremo sicuramente. Hai altri consigli per ottimizzare le nostre prestazioni in questo progetto? Credo che stabilire obiettivi e scadenze chiari possa aiutarci a rimanere sulla buona strada. Assolutamente sì. È essenziale avere una tabella di marcia che guidi i nostri sforzi. Inoltre, i controlli regolari possono aiutarci a rimanere responsabili e ad apportare le modifiche necessarie. Sì, la comunicazione è fondamentale per garantire che tutti siano allineati sugli obiettivi. Forse dovremmo programmare degli incontri settimanali per discutere dei nostri progressi. Sembra un piano fantastico. Cerchiamo di rimanere concentrati e motivati. Ecco a voi una collaborazione produttiva e di successo. Lezione 28. Divertimento di Halloween. L'adulto che apre la porta finge di essere spaventato e poi mette dei pezzi di caramella nella borsa aperta di ogni bambino. Sembra una tradizione di Halloween divertente e giocosa. Sì,
Aggiunge un elemento di sorpresa che sicuramente piacerà ai bambini. Posso solo immaginare la gioia sui loro volti quando ricevono dei dolcetti. Esatto. È un modo delizioso per interagire con la comunità durante questo periodo di feste. Forse dovremmo prendere in considerazione l'idea di organizzare il nostro evento di Halloween l'anno prossimo. Mi piacerebbe molto. Potremmo dare sfogo alla nostra creatività con costumi e decorazioni. Sì, vogliamo rendere l'esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti. Ecco come diffondere gioie e dolciumi durante Halloween. Lezione 29. Orari di apertura del negozio. Mi scusi, ha sentito l'annuncio dell'imbarco? Sì, hanno detto che il nostro volo è in fase di imbarco, il che è davvero emozionante. Spero che riusciremo a superare rapidamente i controlli di sicurezza. Non voglio perdere il volo. Assolutamente sì. Prima saliamo a bordo, prima potremo rilassarci. Mi chiedo se ci siano ancora negozi aperti in aeroporto per uno spuntino dell'ultimo minuto. Bella domanda. Credo che alcuni negozi restino aperti fino all'ultimo volo. Diamo un'occhiata alle mappe dei terminali per vedere quali opzioni sono disponibili. Sì, preferisco mangiare qualcosa di delizioso piuttosto che avere fame durante il volo. Ecco a voi viaggi più tranquilli e gustosi spuntini prima di partire. Lezione 30. Produttività e lavoro di squadra. Per garantire l'efficienza è fondamentale delegare i compiti al proprio team. L'ho fatto, ma mi sento in colpa perché gli ho dato troppo lavoro. È comprensibile. Tuttavia, è importante ricordare che il lavoro di squadra può alleggerire il carico. Sì, spesso dimentico che la collaborazione può portare a una maggiore produttività. Esatto. Condividere le responsabilità permette a tutti di mettere a frutto i propri punti di forza. Forse dovrei ricordarmi che il mio team è desideroso di aiutare. È un'ottima mentalità. Promuove un senso di comunità e di sostegno. Lavorerò su questa prospettiva. Grazie per il tuo incoraggiamento. Eccoci qui ad abbracciare il lavoro di squadra e a raggiungere insieme i nostri obiettivi.